Boom, giorno numero 7, mi sono rasata. Non avevo il rasoio elettrico, quindi la zia mi ha rasato, perché qua negli hotel mettono gli shaving kit, non si sa mai che tu non ti sia rasato. Avevo bisogno di prendere aria alla testa. Il tuo sistema nervoso è continuamente sollecitato da input che non conosci. Decifrare la realtà che ti circonda, anche se non te ne rendi conto. Dal monastero poi ci siamo spostati a Pokhara, che è una città abbastanza turistica comunque, e prima valutazione è che il fatto di essere in un posto turistico ha una sensazione di essere un po' più a tuo agio, no? Strano da dire, cioè non è disgustoso da quanto è turistico, nel senso che nonostante ci sia veramente una via che penso vada avanti chilometri di negozi per shopping e quant'altro, e tu veda dei turisti o comunque c'è quest'area che chiaramente è stata creata per i turisti, non è nauseante, cioè non è che vedi solo facce turiste, tutto è stato trasformato. È rimasto ancora molto Nepal, o almeno da una prospettiva di io che non ne so niente, no? Un po' più a tuo agio, no? Cioè, senti ogni tanto delle parole europee, le strade sono indicate, se hai bisogno di comprare una cosa particolare c'è un supermercato. Cioè, mi dispiace da dire un po', no? Ma è come se effettivamente ti fa sentire un po' più sereno, no? Anche le persone parlano un po' più inglese, cioè è come se riuscissi a interagire un po' meglio con questa realtà che a volte è veramente diversa, Dio. Questa osservazione e prendo atto. Comunque sono un'europea in Nepal. Che altro? Ah sì, abbiamo fatto un trattamento con le campane tibetane di un matto, veramente, sto nepalese fuori come un balcone, veramente, che quando parlava si agitava tutto così, dicendo now you're gonna see God, follow me, you're gonna see God, in, ah, ah, relief, do you see God? Cioè, veramente, no. Che è iniziato a parlare, mischiare astrologia con i pianeti, con la numerologia, ma in maniera molto, a mio avviso, disconnessa. Cioè, un po' dappertutto, capito? In generale, devo dire che per un trattamento con le campane tibetane apprezzo un personaggio davanti a me, un certo tipo di radicamento e di struttura, no? C'è una persona che vedo stabile, centrata dentro se stessa, bam, che mi spiega, farò questo, ho fatto questo, viene da questo, vi farò provare questo. Sarà uno schema mio? Sarà uno schema occidentale? Non lo so. Ti mette sta campana gigante sulla schiena, però tutto un po'... Cioè, non so se sia alla nepalese o cosa, però è stato un po' rush, un po'... Non so se sia stato il personaggio in sé o se sia uno stile. Campane tibetane, fichissimo, sicuramente è una vibrazione. Cambia la tua vibrazione, no? Anche in un processo mentale che stavo facendo, ho visto che il mio processo è cambiato. Cioè, sai, a volte pensi una cosa e rimani stuck negli stessi pattern di pensiero, no? Come è un problema, stai cercando di risolverlo, ma in realtà lo guardi sempre da quell'angolazione, quindi ti scontri sempre col stesso muro, con lo stesso impedimento, ed è stato come se il mio processo mentale avesse preso un'altra via che normalmente non avrebbe preso, no? Poi è stato veramente benefico, non lo so. C'è bisogno di andare in Nepal per fare le campane tibetane? Non penso. Penso che anche in Europa abbiamo un sacco di gente veramente formata molto bene su naturopatia, yoga, campane tibetane, meditazione. C'è della gente veramente brava. Penso che ci siano delle cose molto valide a casa nostra, tra virgolette. Alba all'Annapurna, Dio mi hanno fatto svegliare alle 5 di mattina per salire un bordello di gente alle 5 e mezza, tutti a vedere l'alba sull'Annapurna, ma bellissimo, per carità.
super figo, super suggestivo, tutte le montagne, la catena dell'Annapurna, questa montagna di 8000 metri, cioè wow, 7-8000 metri. Però anche qui mi sento di sfatare un po' il mito, cioè nel senso che sinceramente le nostre Dolomiti sono una gran figata, nel senso fichissime le montagne del Nepal, ma fichissime anche le montagne in Italia, boh. Quindi sicuramente è bello per l'ambiente, sicuramente è un'esperienza perché tutto il contesto è completamente diverso. In Italia non c'è molto questa cosa che c'è un point view e tutti i nepalesi, non solo i turisti, anche i nepalesi proprio che alle 5 di mattina si svegliano per andare a fare la loro cosa mattutina. Ripeto, bello e suggestivo, sono felicissima, mi è piaciuto un casino, mi è venuta voglia di andare a vedere l'alba tutti i giorni, cioè sta cosa del sole veramente che bam, rosa ti illumina. Ho proprio sentito a un certo punto come di indirizzarla in un meccanismo come di respirare dentro di me la luce del sole, no? Che si espandesse, che mi ha fatto molto bene, no? Mi piacerebbe integrare di più questa pratica dentro di me. Però non c'è bisogno di andare in Nepal per vedere l'alba, integrare la pratica di andare a vedere l'alba, nel senso super figo, ma anche un po' di apprezzamento per quello che abbiamo in realtà. Bello, ci sta, sono molto contenta. Un po' questo viaggio mi sta facendo riapprezzare le mie radici. E poi un po' di templi in giro. Siamo andati a vedere questo Shiva gigante, c'è tipo questo Shiva alto, non so, 30 metri, anche di più, non lo so, è enorme. Un po' vibe Gardaland, nel senso che è super colorato, no? È super nuovo, una cosa da 5 anni che ce l'hanno. Però comunque è suggestivo, no? C'è sto Shiva gigante, tutti questi Shiva Lingam, tutti vanno in giro, bla bla, tocca la testa, tocca il cuore, tocca il Lingam, che è il fallo, il pene di Shiva, no? Che poi viene messo dentro la base, che sarebbe la Ionia, questa è l'energia creativa dell'universo, e sempre attaccato a Shiva ci sono tutti questi Shiva Lingam, e c'è sempre Nandi, no? Che è il loro toro, e toro è il veicolo di Shiva. Sono Shiva, Brahma e Vishnu, no? Questi tre importanti dei, no? E poi ha fatto molto ridere perché appunto avevo i dread, cioè ho i dread e poi mi hanno fatto i tre tratti da Shivaita, e quindi con i dread e i tre tratti poi sono un po' grande, no? Quindi a un certo punto la gente voleva tutti farsi le foto con me perché dicevano ah tu Shiva, tu uguale Shiva, tu Shiva, quindi veramente mezz'ora di gente che, cioè io che mi faccio un sacco di problemi a fare le foto, ciao scusa, no, non è per caso, posso farti una foto che mi sento male, cioè tutti i miei complessi del fatto che sono occidentale, vado a fare le foto agli altri, quindi poi mi faccio i miei problemi, che non dovrei fare le foto, ma dovrei, insomma faccio tutti i miei complessi, non ne frega proprio niente, ti pigliano, dicono foto, fanno la coda, uno dopo l'altro e ti senti, boh. Quindi bene, poi sì, tutta questa gran navigare tra induismo e buddismo, quindi grande statua di Shiva, poi grande stupa della pace, fichissimo, poi di nuovo altro tempio delle cascate di Shiva, poi c'è la grotta, che è tutta questa grotta dove tu vai dentro, ci sono tutti gli induisti che vanno dentro, iniziano a urlare, fanno oh! Sinceramente non mi è piaciuto, avevo troppo casino. Onestamente preferisco molto di più un luogo introspettivo che un luogo di bordello e casino. Sono onorata e sono felicissima che ho potuto vedere questa cosa, ma non sarebbe la mia scelta. Non sceglierei un culto del genere, non sceglierei di celebrare le divinità in questa maniera. Per me la divinità è un po' più un posto segreto che è dentro di me e si riflette nell'universo, ma io posso raggiungerlo attraverso di silenzio, anche di interiorità. Trovo molto più in linea con i buddisti. Cosa molto molto interessante è che appunto con le tre lineette dello Shiva posso andare a meditare da Buddha, poi dopo che sono stata a meditare da Buddha posso tornare tutto al casino di Shiva Shambho, dentro la grotta di tutto, e la gente che lascia i soldi, le monete, i dolcetti e tutto, poi uscire a 2 passi c'è un monastero buddista, cioè questa cosa di buddismo e induismo insieme è veramente incredibile, nessuno ti guarda male,
Cioè, dei buddisti con il simbolo Shivaita in testa è all good. Bisogna stare attenti alle guide. Non tanto, sì, sicuramente quelle nepalesi, ma devo dire che mi è andata bene. A parte che poi ci ho conosciuto una guida nepalese che adesso da 3 giorni che mi sta scrivendo, secondo me mi vuole portare a letto. Fa, "Ah, io sono qui, tu dove sei? Io ti insegno Nepal." Sì, sì, mi insegni Nepal. Sicuro cosa mi vuoi insegnare di Nepal. Ma è buono. Che le guide di noi, di italiani, che ci portano in giro, cioè sinceramente io più di qualche volta ho sentito la nostra guida italiana che dice una cacchiata. Ah, questo è Shiva, no, non è vero, è Vishnu. È il basico della cultura indiana, gli attributi che ha la mazza, la conchiglia, il fiore di loto, il veicolo, Ale. E onestamente questo me l'hanno insegnato al primo anno di università, di antropologia. Cioè, nel senso, è veramente la base. Secondo me c'è tanta gente che fa la guida turistica, che racconta tante cose, ma non hanno idea di cosa stanno parlando. Oppure hanno letto 2 frasi su internet che hanno capito male e te le ripetono male. Come a un certo punto sono uscito con una cosa dicendo, ah, ma il Dharma è come il libero arbitro. Yo, bro. Il Dharma è come il libero arbitro? Cioè, no, cioè, da dove... No, 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 no. Non puoi fare un parallelismo del genere, della gente che ti sta credendo, si sta affidando a te per avere un insight sulla cultura induista o comunque sulla cultura dell'India, del Nepal, te ne esci con una cosa del genere, ma perché non possiamo andare troppo profondo? No! Cioè non hai bisogno di fare una lezione universitaria per dire le cose come stanno, almeno se devi dire le cose, dici 2 cose e me le dici fatte bene. Il libero arbitrio è un concetto sviluppato in Occidente, collegato al cristianesimo. Il Dharma è un concetto buddista che rappresenta la legge buddista e è molto più profondo. Fare questo parallelismo è come dire, siccome quest'albero vicino a quest'albero, 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 quest'albero vicino a quest'albero. No, no, ci sono 15 alberi in mezzo, uno sono vicino all'altro, ma non vuol dire che il primo sia vicino all'ultimo. Quindi, una gran attenzione secondo me ad affidarsi a quello che dice la gente, perché la gente non sa di cosa sta parlando, semplicemente. E ultima riflessione di questo video lunghissimo, che se dovessi tornare, anzi, quando tornerò in questi paesi, non vorrei tornare come semplice turista e bighellonare in giro, ma vorrei fare parte di un progetto. Mi sento un po' a disagio, sto avendo bei contatti con le persone, ma penso che veramente una bella esperienza sia far parte di un progetto, far parte di... Può essere un'associazione di volontariato, piuttosto che veramente un lavoro, piuttosto che andare con uno scopo, veramente questo un po' wandering in giro, se non c'è veramente una finalità dietro, uno scopo, una direzione, diventa veramente dispersivo. Penso che sia molto bello, abbia molto senso andare a conoscere un certo aspetto di un paese che magari risuona con un tuo desiderio, una tua ricerca nella vita e contribuisce a questa cosa, no? Riesci a instaurare molto di più rapporti, stai molto più tempo, ti fai una cerchia di persone, poi eventualmente se vuoi bighellonare in giro lo fai in maniera molto più integrata nel paese, no? Questo turista vibe un po'... Sì, un po' è una bubble, un punto di vista, sì, figo, ma penso non è il mio stile sicuramente. Anche se sono super grata, questo viaggio mi è stato regalato. Bacio le mani a Namah Shivaya, Buddha, Vishnu, Brahma, tutto insieme. Tanto va bene. No, veramente sì. Ultima cosa veramente interessante, penso che tutto questo continuare a pregare qualsiasi tipo di divinità e lasciare sempre il dolcetto, i soldi, il riso e questo e quest'altro, ci sia veramente un nutrimento di un'energia spirituale, cioè tutti vanno a pregare la mattina, vai in giro in un tempio, lasci una cosa, cioè questo continuo ricambio energetico verso una realtà altra e
È come se l'energia della vita si tenesse in moto, no? Cioè, questi animali per strada, cioè, è come un'energia della vita che continua, che tu nutri questi spiriti che non vedi ma sono lì, no? Quindi veramente un tenere questa porta aperta con il mondo sottile che ti dà un senso diverso all'esistenza. Secondo me è un grandissimo problema di perdita di senso della vita che noi abbiamo in Occidente. È data anche dal non nutrire più questo mondo invisibile, anche se non lo conosciamo, anche se non sappiamo perché lo facciamo, anche se non... Cioè, che senso ha che lascio un dolcetto davanti al toro di Nandi di Shiva mentre sto camminando le scale sacre Om Namah Shivaya? No, non lo so, capito? Però tutta questa gente che vedi che continua a nutrire qualcosa che non sai che cos'è, ma diventa così grande che ti dà senso alla vita. È difficile da spiegare, veramente. Però di ciò ho pensato, penso che un grande motivo di tristezza e perdita di significato sia anche, non solo, ma anche aver smesso di nutrire una parte spirituale della vita e dell'esistenza, di fisicamente dare energia a un qualcosa che si nutre da un'altra parte. Voilà, non ho più memoria nel telefono. Ciao Bisù.